Ciao a tutti, benvenuti su Italian Pod. Ciao. Allora, dimmi una cosa. Hai mai studiato l'italiano per settimane, magari mesi, imparato i verbi, le coniugazioni, tutto quanto, e poi ti sei trovato in Italia completamente bloccato? Esatto. Tipo, sai dire io sono, tu sei, ma poi arrivi alla stazione e non sai chiedere dov'è il bagno. Oppure entri in un ristorante, guardi il menù e panico totale. O magari vuoi semplicemente fare amicizia, dire qualcosa di carino a qualcuno e ti blocchi perché non sai come si fa. Oggi risolviamo questo problema. 3 conversazioni essenziali che devi assolutamente padroneggiare se vuoi sopravvivere, ma soprattutto goderti l'Italia. Prima situazione. Sei perso in una città che non conosci. Come chiedi indicazioni senza sembrare un robot? Seconda situazione. Sei seduto al ristorante, hai fame, il cameriere ti guarda aspettando. Cosa dici? E terza situazione. Vuoi fare un complimento sincero, naturale, da italiano vero, e soprattutto sai rispondere quando qualcuno lo fa a te? Questi non sono esercizi teorici. Sono le situazioni reali che vivrai dal primo giorno. Esatto, e alla fine del video avrai tutto quello che ti serve per affrontarle con sicurezza. Quindi resta con noi, prendi appunti se vuoi e preparati a diventare molto più fluente. Ah, e se conosci qualcuno che sta imparando l'italiano e potrebbe trovare utile questo video, condividilo, gli farai un favore enorme. Perfetto, iniziamo subito con la prima situazione. Sei in giro, non sai dove andare e devi chiedere aiuto. Andiamo. Allora, immagina la scena. Sei appena arrivato a Roma, a Firenze, a Napoli. Esci dalla stazione con lo zaino, guardi il tuo telefono e... niente, la batteria è scarica, oppure il GPS non funziona. Classico. Hai bisogno di chiedere a qualcuno come arrivare al tuo hotel, al museo, ovunque. Ma da dove inizi? Ecco la prima regola d'oro. In Italia la cortesia apre tutte le porte. Non puoi semplicemente avvicinare una persona e dire «Dov'è la stazione?» come se stessi dando un comando. Esatto, devi iniziare con un saluto e una richiesta gentile. E qui entra in gioco una parolina magica. Scusi. Perfetto. Scusi è formale, lo usi con persone che non conosci, con gli adulti, in situazioni dove vuoi essere rispettoso. Se invece stai parlando con un ragazzo della tua età, un amico, qualcuno in un contesto informale, usi scusa, stessa parola, solo che toglie la i finale. Ma quando sei in dubbio, specialmente all'inizio, vai sempre sul formale. Scusi non offende mai nessuno. Bene, quindi ti avvicini a qualcuno e dici scusi. Poi? Poi aggiungi può aiutarmi? Mi può aiutare? Oppure versione ancora più diretta, ma sempre educata, mi sono perso o mi sono persa, se sei donna. Questa è bellissima perché è onesta. Mi sono perso, crea subito empatia. La persona capisce che hai bisogno di aiuto vero. Proviamo insieme. Ripeti dopo di me. Scusi, può aiutarmi? Bene, ora mi sono perso. Perfetto. Adesso che hai l'attenzione della persona, devi fare la domanda vera e qui abbiamo 2 strutture principali. Numero 1. Dov'è? Seguito dal posto. Semplicissimo. Dov'è la stazione? Dov'è il Duomo? Dov'è via Garibaldi? Numero 2, leggermente diverso. Come si arriva a? Questa è più specifica, perché chiedi proprio le istruzioni per arrivarci. Come si arriva al Colosseo? Come si arriva in centro? E poi c'è una domanda bonus che ti salva sempre. È lontano? Oppure è vicino? Stessa cosa, opposto. Gli italiani ti diranno quasi sempre la distanza in tempo, non in metri. Sì, tipo è a 5 minuti a piedi. Oppure è a 10 minuti in autobus. Raramente sentirai è a 300 metri. Esatto. Ora mettiamo tutto insieme in un dialogo reale. Alessia, facciamo una scenetta? Facciamo. Io faccio la turista, tu il romano gentile. Perfetto. Scusi, buongiorno. Può aiutarmi? Dov'è il Colosseo? Ah, certo. Allora, vada sempre dritto per questa strada, circa 5 minuti. Quando arriva alla fontana, giri a sinistra. Lo vedrà subito, è enorme. È lontano a piedi? No, molto vicino.
10 minuti in tutto, massimo. Perfetto, grazie mille, arrivederci. Di niente, buona giornata. Ecco, questo è un esempio perfetto di come funziona nella vita reale. Ora analizziamo le risposte, perché capire le indicazioni è importante quanto chiederle. Vada sempre dritto. Questo lo sentirai continuamente. Significa go straight, ma è un comando formale. Vada viene da andare. Se qualcuno ti dà del tu, dirà vai sempre dritto. Stessa cosa, registro diverso. Poi giri a sinistra o giri a destra. Sinistra è left, destra è right. Giri viene da girare, voltare. E quando ti dicono lo vedrà subito, significa you'll see it immediately. Vedrai se informale. Vedrà se formale. A volte ti diranno anche prenda la prima strada a destra, oppure alla rotonda prenda la seconda uscita. Rotonda è roundabout. E prenda viene da prendere. Take. Un altro consiglio: se non capisci le indicazioni, non aver paura di chiedere di ripetere. Esatto. Dici semplicemente scusi, può ripetere? Oppure più lentamente, per favore. Nessuno si offende. Anzi, apprezzano che stai imparando. E ultima cosa fondamentale: chiudi sempre con un ringraziamento. Grazie mille o grazie, arrivederci. Gli italiani sono molto sensibili alla cortesia. Se inizi con scusi, buongiorno e finisci con grazie, arrivederci, la conversazione sarà sempre positiva. Proviamo ancora una volta dall'inizio. Tu sei in una città italiana. Devi trovare la stazione dei treni. Prova a dirlo ad alta voce. Potevi dire scusi, dov'è la stazione? Oppure scusi, come si arriva alla stazione? Entrambe perfette. Bene, ora passiamo alla seconda situazione, quella che probabilmente aspettavi di più. Oh sì, parliamo di cibo. Allora, parliamoci chiaro. Uno dei motivi principali per cui la gente impara l'italiano è il cibo. Ovvio. Pizza, pasta, gelato, vino. L'Italia è un paradiso gastronomico. Però c'è un problema. Entri in una trattoria bellissima, ti siedi, arriva il cameriere e tu congeli. Perché magari sai dire spaghetti, ma non sai come ordinare veramente. Non sai come chiedere il menù, come fare domande, come interagire. Oggi risolviamo tutto. Ti daremo l'intero flusso, dall'arrivo al conto finale. Cominciamo dall'inizio. Entri nel ristorante. Magari non hai prenotato, quindi la prima cosa che devi sapere dire è: avete un tavolo? Esatto. Avete un tavolo per 2? Se siete in 2. Per 3, per 4, quello che serve. Semplicissimo. Oppure, se hai già prenotato, ho una prenotazione a nome Rossi, o qualsiasi sia il tuo cognome. Perfetto. Ti fanno accomodare, ti siedi e adesso arriva il menù. Se non te lo portano subito, puoi chiedere: possiamo vedere il menù, per favore? Nota che è il menù, non la menù. È maschile. Giusto. E se non sai cosa scegliere, c'è una frase magica che funziona sempre. Cosa ci consiglia? Questa è oro puro. Significa "What do you recommend?" e i camerieri italiani adorano questa domanda, perché possono suggerirti i piatti del giorno, le specialità della casa. Esatto. Loro ti diranno qualcosa tipo: oggi abbiamo le tagliatelle ai funghi porcini, freschissime, oppure vi consiglio il pesce del giorno, è appena arrivato. E poi arriva il momento dell'ordinazione vera. Il cameriere ti chiede: pronti per ordinare? Oppure semplicemente prego? Qui devi conoscere 2 strutture base. La più semplice, per me, seguito dal piatto. Per me la carbonara. Per me una margherita. Oppure usi vorrei, che è più formale ma elegante. Vorrei gli spaghetti alle vongole. I would like the spaghetti with clams. Entrambe funzionano perfettamente. Usa quella con cui ti senti più comodo. Adesso una cosa importante da capire. La struttura di un pasto italiano tradizionale è diversa da altri paesi. Sì, abbiamo varie portate. C'è l'antipasto, che è lo starter, l'entrata, poi c'è il primo, che è pasta, risotto, zuppa. Poi il secondo, che è carne o pesce. E con il secondo normalmente ordini anche un contorno, verdure, insalata, patate. E alla fine c'è il dolce e il caffè. Ma attenzione,
Non devi ordinare tutto. Esatto, questa è la cosa che confonde molti stranieri. Pensano di dover ordinare tutte le portate, ma non è così. A pranzo molta gente ordina solo un primo e un contorno, oppure un secondo con contorno. È normalissimo. A cena magari fai antipasto e primo, oppure primo e secondo. Dipende da quanto hai fame. Quindi non sentirti obbligato. Ordina quello che vuoi davvero mangiare. Perfetto, ora torniamo al momento dell'ordine. Diciamo che hai scelto. Facciamo un esempio pratico? Facciamo. Io faccio il cameriere, tu la cliente. Buonasera, pronti per ordinare? Sì, grazie. Allora, per me vorrei come primo le penne all'arrabbiata. Benissimo. E come secondo? No, solo il primo per oggi. Però come contorno prendo l'insalata mista. Perfetto. E da bere? Una bottiglia d'acqua naturale e un bicchiere di vino rosso della casa. Eccellente. Arriva tutto subito. Visto? Semplice e naturale. Ora parliamo delle bevande, perché questa è una cosa tipicamente italiana. Quando ordini l'acqua ti chiederanno sempre naturale o frizzante. Naturale è still water, frizzante è sparkling. Puoi anche dire con gas o senza gas, stessa cosa. E normalmente in Italia l'acqua al ristorante si paga, non è gratis come in America. Arriva in bottiglia. Per il vino puoi chiedere un bicchiere, one glass, oppure una bottiglia, a bottle. E se non sai quale scegliere, chiedi il vino della casa, che è sempre una scelta sicura e onesta. Ottimo consiglio. Adesso parliamo delle domande che potresti aver bisogno di fare sul cibo stesso. Sì, perché magari hai allergie o semplicemente vuoi sapere cosa c'è in un piatto. Le domande più utili sono: è ficcante? Is it spicy? Gli italiani non mangiano molto piccante, ma alcuni piatti come l'arrabbiata lo sono. È pieno di glutine? Does it have gluten? Oppure c'è il lattosio? Per il lattosio. Ci sono noci? Are there nuts? C'è aglio? Is there garlic? Queste sono domande normalissime, chiedile senza problemi. E se hai un'allergia seria, devi dirlo chiaramente. Sono allergico alle noci. Oppure sono allergica se sei donna. Allergico per uomo, allergica per donna. Esatto. Gli ristoranti italiani prendono le allergie sul serio, quindi non aver paura di specificare. Un'altra situazione comune è: il cameriere arriva, ma tu e i tuoi amici non avete ancora deciso. Cosa dici? Semplicissimo. Non abbiamo ancora scelto. Ci dà un altro minuto. Oppure, ancora più breve. Ancora un attimo, grazie. Funziona sempre. E durante il pasto, se hai bisogno di qualcosa, più pane, più acqua, qualunque cosa, usi sempre «potremmo avere?» Potremmo avere del pane? Potremmo avere dell'altro vino? Educato e chiaro. Esatto. E alla fine del pasto, quando hai finito e vuoi pagare, chiami il cameriere e dici «il conto, per favore». Il conto è the bill. Non dire la bolletta, quella è per l'elettricità. Giusto. E se vuoi pagare con carta, chiedi prima. Posso pagare con carta? Perché alcuni posti piccoli accettano solo contanti. Sì, anche se ormai quasi tutti accettano le carte, è sempre meglio chiedere. Un ultimo dettaglio culturale importante. La mancia. In Italia non è obbligatoria come in altri paesi. Se il servizio è stato buono puoi lasciare qualche euro, ma non c'è aspettativa del 15-20%. Esatto. Se il conto è 38 euro, magari lasci 40 e dici «va bene così». Oppure lasci 2 o 3 euro sul tavolo. È apprezzato ma non richiesto. Bene, ricapitoliamo velocemente tutta la sequenza. Entri. Avete un tavolo? Ti siedi? Possiamo vedere il menù? Ordini, per me la carbonara. Durante il pasto potremmo avere dell'acqua? Alla fine, il conto, per favore. Perfetto. Ora prova tu. Immagina di essere in un ristorante italiano. Devi ordinare una pizza margherita e un'acqua frizzante. Prova a dirlo. Potevi dire: per me una margherita e acqua frizzante, grazie. Oppure: vorrei una margherita e acqua frizzante. Entrambe perfette. Benissimo. Ora passiamo all'ultima situazione, quella più sociale e forse più sottile. Sì, perché qui non si tratta solo di dire le parole giuste, ma di capire come funziona veramente la cultura italiana. Parliamo di complimenti. I complimenti.
Sembra una cosa semplice, no? Dici qualcosa di carino a qualcuno e basta. Ma non è così semplice quando cambi lingua, perché ogni cultura ha le sue regole non scritte su come dare e ricevere complimenti. Esatto, e l'Italia ha un modo molto particolare di gestire i complimenti, soprattutto quando li ricevi. Quindi oggi ti insegneremo non solo cosa dire, ma anche come rispondere senza sembrare strano o fuori luogo. Cominciamo dal dare complimenti. La buona notizia è che in Italia fare complimenti è normale, naturale, quotidiano. Sì, gli italiani si fanno complimenti continuamente, sul look, sui capelli, su quello che hanno cucinato, su come parlano. Non è considerato strano o eccessivo, è parte della comunicazione sociale. Quindi non aver paura di fare complimenti sinceri, anzi, sono benvenuti. Iniziamo con i complimenti sull'aspetto, che sono i più comuni. La struttura base è che bel o che bella, seguito della cosa. Che bel vestito, che bella giacca, che bei capelli. Oppure puoi usare bellissimo o bellissima per enfatizzare. Che vestito bellissimo! Un'altra struttura comune, ti sta benissimo, oppure ti stanno benissimo. Questa è perfetta per vestiti, accessori, colori. Questo colore ti sta benissimo. Significa this color looks great on you. Ti stanno si usa al plurale, tipo per gli occhiali o le scarpe. Ti stanno benissimo questi occhiali. Ora, se sei in un contesto formale con qualcuno che non conosci bene, usi le sta invece di ti sta. Esatto, questo abito le sta molto bene, signora. Più formale, più rispettoso. Per i capelli, una frase tipica è che bel taglio, oppure hai fatto qualcosa di nuovo ai capelli? Ti stanno benissimo. Quella è carina perché noti il cambiamento. Gli italiani apprezzano quando qualcuno si accorge di un dettaglio. Passiamo ai complimenti che non riguardano l'aspetto fisico, ma le qualità o le azioni di qualcuno. Qui la parola magica è complimenti, da sola. Complimenti per la cena. Complimenti per la presentazione. Oppure bravo o brava, a seconda se parli con un uomo o una donna. Brava, hai fatto un lavoro eccellente. E se vuoi essere più specifico, cucini benissimo. Parli molto bene l'italiano. Hai proprio un talento per la fotografia. Questi complimenti sono potenti perché riconoscono lo sforzo o l'abilità di qualcuno. Esatto. E ora arriviamo alla parte interessante. Come rispondere a un complimento. Qui c'è una differenza culturale enorme tra l'Italia e molti altri paesi, specialmente quelli anglofoni. Sì, perché in inglese quando qualcuno ti fa un complimento normalmente rispondi "thank you so much" e basta. In Italia, invece, c'è questa tendenza culturale alla modestia. Non accetti il complimento direttamente, lo minimizzi un pochino. È importante capire che non è falsa modestia o mancanza di autostima, è semplicemente il modo educato di ricevere un complimento. Esatto. Fammi fare un esempio. Qualcuno ti dice «Che bel vestito!» Una risposta tipicamente italiana sarebbe "grazie, ma dai, è vecchio", oppure "grazie, ma l'ho pagato pochissimo". Vedi? Dici grazie, ma poi minimizzi. È quasi automatico per un italiano. Un'altra risposta comune "grazie, ma non è niente di speciale", oppure "che gentile da parte tua". Che gentile o che carino da parte tua sono perfette perché sposti l'attenzione sulla gentilezza della persona che ti ha fatto il complimento. Esatto, e se proprio vuoi accettare il complimento in modo più diretto puoi dire "grazie mille, mi fa molto piacere". Questa è una via di mezzo. Accetti il complimento ma in modo umile, non troppo sicuro di te. Ora facciamo qualche esempio pratico con dialoghi. Alessia, tu mi fai un complimento e io rispondo all'italiana, ok? Perfetto. Giovanni, complimenti per la lezione di ieri. È stata davvero chiara e interessante. Grazie mille, ma dai, era materiale semplice. Comunque mi fa piacere che ti sia piaciuta. Visto? Ha detto grazie, poi ha minimizzato dicendo che era materiale semplice. Esatto. Ora facciamo l'opposto. Tu ricevi il complimento. Ok. Alessia, che bella borsa, è nuova? Grazie, sì, l'ho presa al mercato la settimana scorsa. L'ho pagata pochissimo, era in saldo. Perfetto. Ha ringraziato, poi ha detto dove l'ha presa e che costava poco. Tipicamente italiano.
Esatto. Ora proviamo un contesto più formale, tipo tra colleghi di lavoro. Buona idea, io faccio il collega. Tu hai appena finito una presentazione importante. Complimenti per la presentazione, è stata molto ben strutturata. Grazie infinite, mi fa davvero piacere, però è stato un lavoro di squadra, anche Marco e Laura hanno contribuito molto. Perfetto. In un contesto formale puoi accettare il complimento, ma spesso ridistribuisci il merito ad altri. Sì, è una forma di umiltà professionale. È stato un lavoro di squadra, è una frase che sentirai spessissimo negli uffici italiani. Ora parliamo dei complimenti sul cibo, perché questo è territorio sacro in Italia. Oh sì, se vai a cena da qualcuno, devi assolutamente fare complimenti sul cibo. Le frasi più comuni sono è delizioso, è squisito, buonissimo. Oppure più specifico, questa pasta è cotta perfettamente. Che sapori? Quali spezie hai usato? E se vuoi fare davvero felice chi ha cucinato, devi darmi la ricetta. Questa è oro, significa che il piatto ti è piaciuto così tanto che vuoi rifarlo a casa tua. E come risponde chi ha cucinato? Naturalmente con modestia. Ma dai, non è niente di che, è una ricetta semplicissima. La prossima volta viene ancora meglio. Anche se hanno passato 4 ore in cucina, diranno sempre che è stato facile. È proprio così. Facciamo un dialogo veloce su questo. Tu hai cucinato per me, io arrivo a casa tua. Perfetto. Giovanni, questo risotto è spettacolare. Com'è possibile? Che ingredienti hai messo? Ah, grazie. Ma sai, è la ricetta base di mia nonna, niente di complicato, solo un buon brodo e pazienza. Pazienza? Io non riesco mai a farlo così cremoso. Devi insegnarmi. Ma figurati, è facilissimo. La prossima volta cuciniamo insieme e ti faccio vedere. Ecco, questo è un esempio perfetto di come funziona lo scambio di complimenti in Italia. Notate che io ho accettato il complimento dicendo grazie, ma poi ho dato merito a mia nonna e ho detto che è facile. E io ho insistito un po', dicendo che non riesco a farlo. Questa è la danza sociale italiana dei complimenti. Esatto, è quasi un piccolo rituale. Tu fai il complimento, l'altra persona minimizza, tu insisti e così via. Ma attenzione, non esagerare con l'insistenza. 1 o 2 volte va bene, poi lascia stare. Giusto, altrimenti diventa imbarazzante per entrambi. Ora ricapitoliamo le risposte tipiche a un complimento. Prima opzione. Grazie più minimizzazione. Grazie, ma è vecchio. Grazie, ma non è niente di speciale. Seconda opzione. Grazie più redistribuzione del merito. Grazie, ma è merito della squadra. Grazie, ma è la ricetta di mia nonna. Terza opzione. Grazie più gentilezza verso chi complimenta. Grazie, che gentile. Grazie, che carino da parte tua. E quarta opzione, la più diretta ma comunque umile. Grazie mille, mi fa molto piacere. Tutte queste sono perfettamente accettabili. Scegli quella che ti viene più naturale. L'importante è capire che dire solo grazie e basta, senza aggiungere nulla, può sembrare un po' secco o arrogante in Italia. Non sempre, dipende dal tono e dal contesto, ma in generale è meglio aggiungere qualcosa. Esatto. Ora è il tuo turno di provare. Immagina che un amico italiano ti dica «Parli molto bene l'italiano». Come rispondi? Potresti dire grazie mille, ma faccio ancora tanti errori. Oppure grazie, sto ancora imparando, ma mi fa piacere che si capisca. Perfetto, accetti il complimento ma mostri umiltà dicendo che stai ancora imparando. E questo ci porta alla conclusione del video. Abbiamo coperto 3 situazioni essenziali. Chiedere indicazioni quando sei perso, ordinare al ristorante con sicurezza e dare e ricevere complimenti in modo naturale. Queste non sono solo frasi da memorizzare, sono le chiavi per interagire veramente con gli italiani. Esatto, perché la lingua non è solo grammatica e vocaboli, è cultura, è modo di relazionarsi, è capire le sfumature. E ora abbiamo una sfida per te. Ok, è arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto oggi. Abbiamo preparato 3 sfide per te. 3 situazioni reali che potresti vivere domani stesso se fossi in Italia. Quello che vogliamo è che tu metta in pausa il video dopo ogni sfida e provi a rispondere ad alta voce. Davvero, fallo. Non pensare solo alla risposta, dilla. Usa la bocca, usa la voce. È l'unico modo per migliorare.
E se vuoi, scrivi la tua risposta nei commenti. Noi leggiamo tutto e ti daremo feedback. Perfetto. Prima sfida. Direzioni. Sei a Piazza Navona, nel centro di Roma. Bellissima piazza, fontane barocche, artisti di strada ovunque. Devi trovare il Pantheon. Sai che è vicino, ma non sai esattamente dove. Vedi una signora elegante che cammina con una borsa della spesa. Ti avvicini a lei. Cosa le dici? Ricorda, devi essere educato, formale, chiedere indicazioni precise. Metti in pausa adesso e prova a dire la tua frase completa. Allora? Ce l'hai fatta? Una risposta perfetta potrebbe essere: Scusi, buongiorno, può aiutarmi? Dov'è il Pantheon? È lontano da qui? Oppure, scusi, mi sono perso. Come si arriva al Pantheon? Entrambe ottime. Hai usato scusi perché è formale, hai aggiunto un saluto e hai fatto la domanda in modo chiaro. E magari la signora ti risponde: ah no, è vicinissimo. Vada dritto per quella strada. 2 minuti e lo vede sulla destra. E tu rispondi: perfetto, grazie mille. Buona giornata. Ecco, primo scenario completato. Passiamo al secondo. Il ristorante. Sei in una trattoria tipica in Toscana. Hai appena guardato il menù e hai deciso cosa ordinare. Arriva il cameriere, un ragazzo giovane e simpatico. Ti sorride e dice: allora, pronti? Tu devi ordinare una pizza margherita, un'insalata mista come contorno e un bicchiere di vino rosso. E magari vuoi anche sapere se la pizza è piccante, anche se normalmente la margherita non lo è. Fai la domanda lo stesso per esercitarti. Metti in pausa e prova a dire l'intera ordinazione, dall'inizio alla fine. Fatto? Una possibile risposta: sì, grazie. Per me una pizza margherita e un'insalata mista. Ah, e un bicchiere di vino rosso, per favore. Scusi, la margherita è piccante? Perfetto. Oppure vorrei una margherita con insalata come contorno e da bere un bicchiere di rosso. La pizza è piccante? Entrambe funzionano benissimo. Hai ordinato tutto quello che volevi e hai fatto una domanda educata. E il cameriere probabilmente ride e dice: no, la margherita non è piccante, è classica, solo pomodoro, mozzarella e basilico. E tu? Perfetto, grazie. Benissimo. Terza e ultima sfida. I complimenti. Questa è doppia, perché devi sia dare che ricevere un complimento. Situazione. Sei a cena a casa di un'amica italiana. Lei ha cucinato una pasta al pesto fantastica, la migliore che tu abbia mai mangiato. Assaggi il primo boccone e vuoi dirle quanto è buona. Cosa dici? Pausa. Prova a fare un complimento sincero sulla pasta. Potresti dire: questa pasta è squisita. Il pesto è fatto in casa. Oppure: buonissima, non ho mai mangiato un pesto così buono. Oppure semplicemente: è delizioso, complimenti davvero. Tutte ottime. Ora la seconda parte della sfida. La tua amica, dopo che hai fatto il complimento, nota i tuoi orecchini nuovi. Ti dice: che belli questi orecchini, dove li hai presi? Adesso devi rispondere al complimento in modo italiano. Ricorda, modestia, gentilezza, non accettare troppo direttamente. Pausa e prova a rispondere. Una risposta perfetta: grazie, li ho presi al mercatino domenica scorsa, li ho pagati pochissimo. Oppure: grazie mille, ma dai, sono vecchi, li avevo già da tempo. O ancora: che gentile, grazie, mi fa piacere che ti piacciono. Tutte queste mostrano che hai capito lo spirito italiano. Ringrazi, ma aggiungi qualcosa che minimizza o ridistribuisce l'attenzione. Esatto. E con questo abbiamo completato le 3 sfide. Come ti senti? Speriamo che queste situazioni ti abbiano fatto capire quanto sia pratico e utile quello che hai imparato oggi. Perché queste sono conversazioni vere, non teoria da libro di testo, ma italiano reale che userai dal primo giorno. E la cosa bella è che più le pratichi, più diventano naturali. All'inizio magari pensi ad ogni parola, ma poi escono automatiche. Esatto, è come guidare. All'inizio pensi a tutto, frizione, cambio, specchietti, poi diventa automatico.
Stessa cosa con la lingua. Ripeti queste frasi ad alta voce, usale quando puoi e diventeranno parte di te. E ora una cosa importante. Se questo video ti è stato utile, aiutaci a diffonderlo. Sì, perché ci sono tantissime persone che stanno imparando l'italiano e hanno bisogno esattamente di questo tipo di contenuto pratico. Quindi condividi il video con un amico che studia italiano, con il tuo gruppo di studio, con chiunque possa trovarlo utile. E iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché pubblichiamo video come questo ogni settimana. Video pratici, situazioni reali, italiano che userai davvero nella vita quotidiana. Abbiamo in programma episodi su come parlare al telefono, come fare shopping, come gestire emergenze, come fare amicizia. Tutto quello che serve per sentirti sicuro quando usi l'italiano. E lasciaci un commento. Dici quale di queste 3 situazioni ti è sembrata più utile o quale argomento vorresti che coprissimo nel prossimo video. Leggiamo tutto e ti risponderemo. Italian Pod è una community, non solo un canale. Esatto, vogliamo aiutarti nel tuo percorso, quindi facci sapere di cosa hai bisogno. Un ultimo consiglio prima di salutarci. Non aver paura di sbagliare. Questo è fondamentale. Gli italiani apprezzano enormemente quando qualcuno fa lo sforzo di parlare la loro lingua. Anche se fai errori, anche se la pronuncia non è perfetta, il fatto che tu ci provi viene sempre accolto con calore. Anzi, spesso quando sbagli e ridi del tuo errore, crei una connessione ancora più forte con la persona con cui parli. Esatto. L'italiano non è solo grammatica, è connessione umana, è cultura, è vivere il momento. Quindi esci, usa queste frasi, fai conversazione e goditi il processo. Perché alla fine questo è il vero scopo di imparare una lingua. Connetterti con persone, culture, esperienze nuove. Benissimo, spero davvero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande, scrivetele nei commenti. Se volete condividere come avete usato queste frasi, fatelo. Ci fa sempre piacere leggere le vostre storie. E ci vediamo nel prossimo video di Italian Pod. Continuate a studiare, continuate a praticare e soprattutto, Divertitevi! ciao a tutti! Ciao, alla prossima!